una fotografia. Un uomo che posa con un orologio che si intravede al di sotto della sua giacca, indossato al polso sinistro. Facendo un po' di zoom si riconoscono una cassa in acciaio e un vetro leggermente bombato, e poi un bracciale che potremmo classificare di tipo President. Si nota in maniera chiara che si tratta di un cronografo, ma ci si può accorgere anche di qualcosa che i conoscitori di Omega forse avranno già notato. I pulsanti cronografici a pompa e la corona di carica non sono sullo stesso piano. È infatti uno Speedmaster Automatic, anche noto come Reduce, col famoso calibro dotato di modulo cronografico Dubois de Prat. Ma chi è quell'uomo che lo indossa al polso sinistro e per di più in occasione di una foto che pare emanare ufficialità? Sono partito da qui e ho scoperto una storia sensazionale e inedita che voglio condividere con voi. Benvenuti ad un nuovo episodio di Storie di orologeria meccanica. È il 1988 quando compare per la prima volta lo Speedmaster Automatic Reduce, nella sua configurazione per così dire classica, quella col quadrante che riprende l'estetica del Professional, ma coi caratteristici numeri arabi nella minuteria. Si tratta della referenza ST 1750032 col calibro 1140 su base ETA 2892, con modulo cronografico Dubois de Prat 2020 montato sul lato quadrante e placcato in oro. Conosciuta più tardi anche come referenza 351050, dopo l'utilizzo dei calibri 1141 e 1143 vedrà un primo significativo aggiornamento meccanico nell'anno 2000 con l'introduzione del calibro 3220 su base ETA 2892A2. Omega smetterà di produrlo nel 2009, non mancando però di offrire una seconda variante estetica del modello classico nel 2006. La referenza 353950. La caratterizzano un vetro zaffiro al posto di quello in esalite e un quadrante diverso, sempre nero ma più pulito, senza numeri arabi ad indicare più chiaramente i minuti. La nostra storia parte proprio negli anni in cui il Reduce viene presentato come la novità assoluta, almeno nella prima variante, del listino di casa Omega. Siamo infatti nel 1990 e l'astronauta Robert Cabana, allora 41enne e in qualità di pilota, sta per prendere parte a quella che sarà la sua prima missione spaziale, a bordo dello Space Shuttle Discovery, la STS-41. Partita da Cape Canaveral il 6 ottobre 1990 e conclusasi appena 4 giorni dopo, questa 11ª missione dello Shuttle Discovery, alla quale oltre a Robert Cabana parteciparono altri 4 astronauti, tra cui il comandante Richard Richards e il primo specialista di missione Bruce Edward Melnick, è passata alla storia per il dispiegamento in orbita della sonda spaziale Ulysses, costruita dall'ESA, la European Space Agency, per esplorare le regioni polari del Sole negli anni successivi. Qui Cabana indossa un classico Speedmaster Professional, referenza 359050, ma nelle sue 3 missioni successive non sarà più così. Sì, perché porterà sempre 2 orologi, uno per polso, e nella fattispecie 2 Omega Speedmaster. Quello al polso destro sarà sempre un Alaska 3, vero protagonista delle missioni spaziali dello Space Shuttle negli anni 90. Ma quello al polso sinistro non sarà un Professional, bensì un Automatic, come questo. Un Reduce classico, sebbene con il primo calibro, la prima versione, l'1140. A differenza del mio, invece, più recente, databile dopo gli anni 2000, in quanto equipaggiato col più aggiornato calibro modulare 3220. La prima missione in cui compare questo Reduce classico, quadrante nero e numeri arabi nella minuteria, è la 15ª dello Space Shuttle Discovery, la STS-53, iniziata il 12 dicembre 1992. Durante poco più di 7 giorni, il pilota Robert Cabana, assieme ad altri 4 compagni di avventura, porterà a termine l'ultima missione dedicata del Dipartimento della Difesa. Il Reduce al polso sinistro, inconfondibile anche per via del caratteristico disallineamento di pulsanti cronografici e corona, non si rivela solo come un orologio della sua
sua collezione personale, ma come vero e proprio compagno di lavoro. Lo si può verificare analizzando questi fotogrammi, dove aziona chiaramente il cronografo del Reduce per registrare un intervallo di tempo nel corso di un esperimento. In un'altra foto, scattata mentre si allena in orbita, Bob mostra bene i due polsi equipaggiati coi suoi due cronografi. Il Reduce, a differenza dell'Alaska, si fa notare per le sue dimensioni ridotte, testimoniando il suo utilizzo da parte di Robert come orologio della quotidianità in orbita. Come già anticipato, la storia spaziale dello Speedmaster Reduce non si risolve però solamente con la seconda missione di Robert. Lo ritroviamo infatti sempre al suo polso sinistro, equipaggiato con il suo bracciale di casa Omega, anche nella terza missione dell'astronauta americano. Questa volta il trasportatore è lo Space Shuttle Columbia, giunto allora alla sua 17ª missione, navetta poi resasi tristemente famosa a seguito della sua disintegrazione nell'atmosfera durante il volo di rientro dalla sua 28ª missione nel 2003. La STS-65, partita da Cape Canaveral l'8 luglio 1994 e rientrata il 23 dello stesso mese, è la prima missione in cui Robert partecipa in qualità di comandante e avrà il merito di portare in orbita l'International Microgravity Laboratory. Qui, nello Space Lab, un laboratorio di ricerca allestito nella stiva del Columbia, verranno condotti vari esperimenti dedicati alla microgravità e alle scienze della vita, grazie alla partecipazione di scienziati dall'ESA, Canada, Francia, Germania e Giappone. Qui il Reduce di Robert si trova ad accompagnarlo in una tra le più lunghe missioni dello Space Shuttle condotte fino a quel momento. Ma la nostra storia non può dirsi completa se non si menziona anche la terza missione spaziale di Robert Cabana, l'ultima missione in cui viene visto lo Speedmaster Reduce al suo polso, la STS-88, alla quale Robert Cabana partecipa il 4 dicembre del 1998. Le immagini della preparazione della partenza, ottimamente documentate dalla NASA, sono davvero emozionanti, e non solo per via dell'atmosfera di attesa e per l'adrenalina che riescono a trasmettere. In questi fotogrammi vediamo infatti il comandante Cabana sistemarsi nel cosiddetto Flight Deck, al posto numero 1 dello Space Shuttle Endeavour, poco prima del lancio. Ed ecco fare la loro comparsa i due Omega di Robert, tra i quali il Reduce che viene avvicinato involontariamente all'obiettivo nell'atto di prendere posizione. Ancora una volta lo indossa al polso sinistro col suo bracciale, destinato a rimanere sotto la tuta, mentre l'Alaska 3, cronografo che qui si conferma come strumento di backup dato in dotazione per la missione, viene allacciato col classico velcro di colore nero sopra la tuta di lancio. Dicevamo dell'importanza di questo viaggio spaziale, il 13° dello Space Shuttle Endeavour. Ebbene, questa sarà la prima missione di assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale, un progetto collettivo dedicato alla ricerca scientifica e gestita da ben 5 agenzie spaziali. La STS-88 vedrà il trasporto in orbita del modulo statunitense Unity per agganciarlo a quello russo Zarya, già allora in orbita. Possiamo dire dunque che un Omega Speedmaster Reduce ha presenziato lassù a questo grandissimo evento della storia della ricerca spaziale. Fino ad ora abbiamo ipotizzato, visto che Robert era solito portare questo Reduce al polso sinistro e nella fattispecie sotto la tuta, che si trattasse di un orologio per così dire personale, non assegnato ufficialmente. In effetti è proprio così, si tratta di un cronografo dal forte valore affettivo, acquistato dallo stesso Robert Cabana in seguito alla sua prima missione spaziale. E come faccio a saperlo? Ho avuto da poco la conferma da parte del diretto interessato, ma c'è anche dell'altro. Ricordate la foto che vi ho fatto vedere in apertura di questo video? Il soggetto ritratto è proprio Robert Cabana, ora amministratore associato della NASA e precedentemente direttore del John Kennedy Space Center, sempre della NASA, in Florida. I suoi numerosi successi sono stati riconosciuti anche con il suo inserimento nella Astronaut Hall of Fame. Dicevo di essere partito proprio da lì per ricostruire questa storia, notando al suo polso il Reduce, mentre continuavo le mie ricerche tra i fotogrammi delle varie missioni. Ho contattato poi il gentilissimo Mark Atkind, amministratore associato dell'ufficio di comunicazione della NASA, per tentare di avere una conferma da parte dello stesso Robert in
merito al suo segnatempo, che andavo via via notando, analizzando i fotogrammi delle missioni. E la risposta non si è fatta attendere. E oltre ad avermi confermato la presenza al polso di uno Speedmaster modello Automatic, ovvero un Reduce, mi ha rivelato anche qualcos'altro, qualcosa che a mio avviso dà a questo orologio un valore davvero particolare, per cui forse in futuro ne sentiremo parlare ancora. E di fatto, scrive Mark Atkind nella sua mail di risposta, dopo aver interpellato lo stesso Cabana, un Omega Speedmaster Automatic che Bob ha comprato per sé dopo il suo primo volo spaziale e che ha indossato nelle sue 3 missioni successive. È inciso sul retro con aggiunte ad ogni missione: Col Robert Cabana, USMC, Pilot STS-53, Commander STS-65, Commander STS-88. Recentemente lo ha donato al suo primogenito, Jeffrey Cabana, al suo ritiro dal corpo della Marina. Ebbene, un Omega Speedmaster Reduce è stato nello spazio accompagnando un astronauta nel corso di alcune missioni cruciali dell'era dello Space Shuttle, fino a presenziare addirittura alla prima operazione di assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale. E ora riporta, inciso sul fondello, il ricordo indelebile di quella storia, tramandata di padre in figlio. Ha più valore un orologio assegnato come strumento di backup o un orologio spaziale come questo, frutto di un'elezione personale e utilizzato costantemente, compagno dimostratosi sempre affidabile durante vari soggiorni tra le stelle per mantenere un legame con la Terra? Di certo da oggi anche noi, possessori di uno Speedmaster Reduce, possiamo dire di avere un altro orologio spaziale in collezione, accanto magari al suo fratello maggiore, il Professional. Grazie per aver visto questo video. Ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.